Un argomento molto interessante è il rapporto che hanno le malattie intestinali definite come IBD con le artropatie infiammatorie. E il rapporto praticamente al trattamento delle artropatie infiammatorie, oggi si è visto che una terapia combinata, quella convenzionale per le artropatie, combinata con il trattamento arricchito con probiotici, in particolar modo con una miscela di lactobacilli e bifidobatteri, rappresenta oggi una nuova frontiera terapeutica nella gestione delle manifestazioni articolari delle malattie infiammatorie intestinali, appunto chiamate IBD. E noi cercheremo di capire, di valutare qual è un protocollo terapeutico standard a cui, per il trattamento delle artropatie infiammatorie, a cui è stato, diciamo, associato questa miscela e questo trattamento con Enterococcum faecium, che è presente nel nostro antibiotico, insieme al Saccharomyces boulevards, e poi un'altra miscela di probiotici rappresentata da lactobacilli, in particolar modo gli acidophilus e il salivarius, insieme ai bifidobatteri, ottenendo così un miglioramento del quadro clinico delle artropatie infiammatorie, soprattutto ripristinando quel normale microambiente intestinale. E sono state valutate tutti quei pazienti che presentano sia problematiche con la malattia di Crohn, sia problematiche con la rettocolite ulcerosa. Ovviamente la diagnosi di malattia di Crohn e di rettocolite ulcerosa vengono fatte con gli opportuni indagini cliniche, laboratoristiche, endoscopiche e strumentali. Tutti i dati che sono stati adottati hanno evidenziato che, associando alla terapia convenzionale dell'artropatia infiammatoria una miscela probiotica, si ottiene una migliore risoluzione del quadro clinico e soprattutto un miglioramento dei parametri post trattamento, quale il WOMAC score, la VES, la PCR e i leucociti. Inoltre i pazienti presentano proprio una risposta migliore alla stessa terapia standard rispetto ai soggetti dove non viene inquadrato il quadro praticamente infiammatorio intestinale associato a cui è associata praticamente l'artropatia infiammatoria. Quindi, ricapitolando, dobbiamo dire che quelle malattie definite come inflammatory bowel disease, che sono quell'insieme di malattie infiammatorie intestinali, quale la rettocolite ulcerosa, il morbo di Crohn e la colite, che diciamo è una condizione borderline fra il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, chiamata colite microscopica indeterminata. In queste patologie si è visto che sono tra l'altro più diffuse nei pazienti praticamente a maggior sviluppo economico e meno i soggetti meno evoluti, e quindi probabilmente legata non a un fattore intrinseco in sé della malattia, ma anche a fattori esterni, esogeni, quali quelli ambientali e le abitudini praticamente alimentari. E quindi oggi, ancora pur non avendo evidenziato un vero e proprio agente causale, sembra probabile che il primo movens della malattia sia legato proprio ad un'inappropriata reazione del sistema immunitario nei confronti dei microorganismi intestinali, che si manifesta questa reazione autoimmunitaria nei soggetti praticamente geneticamente predisposti. E quindi i fattori che predispongono all'insorgenza di questi quadri possono essere diversi. Il fumo sembra aver rappresentato essere un fattore favorente molto importante. Tra gli altri fattori di rischio, come dicevamo appunto nei paesi più civilizzati, sono la dieta, l'eccessivo consumo di antibiotici,
che vengono dati per qualunque problema, anche per un semplice mal di denti, senza aver diagnosticato se sia su base infiammatoria periapicale e quindi necessita di terapia antibiotica o un quadro pulpitico, legati allo stress, anche all'appendicectomia, che praticamente rappresenta un problema molto importante. Inoltre nelle donne che fanno uso e abuso di contraccettivi orali, soprattutto per l'effetto che questi contraccettivi orali hanno come effetto stimolante da parte degli estrogeni sul sistema immunitario e per notevole potere trombogeno. E tra tutti risulta chiara quindi una condizione di alterato ambiente intestinale, del microbiota intestinale, che si manifesta con il quadro della disbiosi, anche se va ricordato che in alcuni soggetti la presenza del Mycobacterium avium paratuberculosis e alcuni ceppi di Escherichia coli possono determinare come fattore trigger point, quindi scatenante come grilletto trigger, l'insorgere di questa malattia, ma si è visto però che la maggior parte dei pazienti era legato soprattutto ad una sovracrescita ascrivibile alla malattia intestinale stessa. E il quadro clinico in questi soggetti si manifesta con l'ematochezia, la rettorragia, la diarrea ematica, il tenesmo rettale, il dolore addominale, e a questi sintomi si possono associare anche i sintomi legati all'infezione e infiammazioni intestinali, quali anoressia, nausea, vomito, calo ponderale e anemizzazione. Un'altra caratteristica comune è la manifestazione della comparsa delle manifestazioni extra, dei sintomi extraintestinali con un coinvolgimento di diversi distretti corporei. L'artrite sicuramente rappresenta il momento più importante perché tra le manifestazioni più frequenti e debilitanti. E ricordiamo che le manifestazioni extraintestinali tendono a presentarsi con un'incidenza significativa dal 20 fino al 40% e si possono classificare fondamentalmente in tre gruppi. Il primo gruppo rappresenta le manifestazioni infiammatorie cutanee, che uno non riesce a trovare la spiegazione, come l'eritema nodoso, il pioderma gangrenoso, o oculari come uveite, sclerite, episclerite, o articolari appunto l'artrite, oppure in un altro gruppo manifestazioni secondarie alle complicanze o estensioni dirette alla patologia intestinale, ed altre quali addirittura epatopatie, amiloidosi e complicanze a carico del sistema vascolare, nervoso, cardiaco, polmonare. L'artrite però rappresenta la manifestazione più comune perché si presenta con una frequenza molto alta, intorno al 30%, ed influenza in modo significativo la qualità della vita e la malattia, la morbilità, i sintomi di soggetti che ne vengono colpiti. Oltre all'artropatia si possono avere altre manifestazioni muscoloscheletriche come l'entesite, la dattilite, quadri di osteopenia. Diciamo che l'artrite, che è il sintomo più frequente, è classificata praticamente in rapporto praticamente all'IBD, è classificata quindi alle infiammazioni intestinali, è classificata nel gruppo delle spondiloartropatie sieronegative, come la spondilite anchilosante, l'artrite psoriasica, l'artrite reattiva e le spondiloartriti indifferenziati. Tutti questi quadri nosologici evidenziano un coinvolgimento articolare infiammatorio che può colpire sia la colonna vertebrale, quindi essere assile, oppure la periferia, ed è ovviamente, come dicevamo, caratterizzato dalla negatività serologica per il fattore reumatoide. Inoltre condividono una predisposizione genetica comune in soggetti quindi geneticamente predisposti, cioè con lo stesso intestino. Se noi siamo dei soggetti sani e non abbiamo una predisposizione, in particolar modo per il gene HLA-B27, praticamente i soggetti sani tendono a non avere queste manifestazioni, come se le caratteristiche della parete intestinale, soprattutto la componente mucosa e la presenza di forme batteriche presenti all'interno dell'intestino, e soprattutto l'atteggiamento tollerante che nel soggetto sano si ha rispetto alla presenza di quelle popolazioni, colonie diciamo scatenanti, come abbiamo detto, il Mycobacterium e alcune specie di
di Escherichia coli, che possono scadere la malattia, perché il soggetto non è reattivo, il soggetto sano non è reattivo, tollera, si adatta al sistema, accetta questi patogeni. Invece praticamente nell'altro caso tende praticamente, e anche la presenza di un buon microambiente è quello che appunto noi andiamo a cercare di trattare. È proprio qui il senso, cioè noi cerchiamo di portare una flora batterica intestinale amica che sia in grado praticamente di impedire, di contrastare la sovrappopolazione che porta alle infiammazioni praticamente dell'intestino, con le complicanze che abbiamo detto. Quindi l'artropatia, che di solito praticamente è quella più frequente, di solito si può, abbiamo detto, presentare sia in forma assile sia in forma periferica, e diciamo che la forma periferica è quella molto più comune, avendo un'incidenza maggiore, e quindi praticamente poi possiamo avere addirittura due tipi, una pauci articolare e una poliarticolare. L'artrite pauci-articolare sembra strettamente legata alla regolizzazione delle infezioni intestinali, mentre lo stesso non si può dire per la poliarticolare. Vediamo che cosa interessa l'artropatia assile. Quando essa, che è meno frequente, è tipicamente caratterizzata da una rigidità mattutina. Uno si sveglia la mattina che è rigido e ha il mal di schiena, e si può presentare sotto forma di spondilite e di sacroileite. La sacroileite per fortuna è praticamente asintomatica e solitamente non tende a progredire verso la spondilite, tranne che nelle forme bilaterali. Invece la spondilite, che risulta più frequente soprattutto in quei soggetti geneticamente predisposti che hanno il gene HLA-B27 positivo, caratterizza un quadro più grave di sacroileite con una tendenza progressiva all'erosione e al danneggiamento dei corpi vertebrali fino all'anchilosi, che si configura radiologicamente con il tipico aspetto di canna da bambù. E quindi capiamo bene che oggi praticamente noi dobbiamo ancora oggi cercare di capire bene quali siano i reali meccanismi molecolari e cellulari che stanno alla base della flogosi articolare secondaria all'enteropatia. E quindi noi in questa condizione dobbiamo intervenire cercando di migliorare il nostro ambiente intestinale. Però diciamo, dobbiamo dire che sono stati chiamati in causa alcuni fattori, quali l'alterazione dei meccanismi di citotossicità anticorpo mediata, la reazione dell'ipersensibilità ad immunocomplessi di derivazione intestinale, anche a fenomeni di cross reattività fra batteri e peptidi intestinali alimentari in soggetti geneticamente diciamo predisposti, ma il fattore che ormai risulta essere il reperto comune in corso di infiammazioni croniche intestinali è il quadro disbiotico. Dobbiamo combattere questo disbiotico, al quale a questa disbiosi si associa un alterato comportamento biochimico molecolare e la capacità di migrazione e homing dei linfociti intestinali, che sono capaci di raggiungere le articolazioni, favorite dall'espressione deregolata delle molecole di adesione dell'endotelio attivato. Quindi c'è proprio questa porta aperta, questo cammino aperto che raggiunge le articolazioni dall'intestino e dà origine a questo quadro. Quindi noi dobbiamo curare il nostro intestino, e ne abbiamo già parlato: contrastare la permeabilità intestinale, i quadri infiammatori, ripopolare il nostro intestino in modo corretto e soprattutto eliminare parassiti che possono essere praticamente devastanti. Quindi tutta la ricerca dei meccanismi fisiopatologici alla base tendono praticamente quindi a migliorare la flora batterica intestinale, ed ecco queste due miscele di probiotici, lactobacilli, in particolar modo Acidophilus e Salivarius, e praticamente l'Enterococcus faecium e il Bifidobacterium insieme praticamente al Saccharomyces boulevar. E quindi queste evidenze scientifiche nella relazione tra disbiosi e malattie infiammatorie, insorgenza delle artropatie infiammatorie in soggetti geneticamente diciamo predisposti,
favoriscono lo sviluppo invece nei soggetti normali di una tolleranza ai batteri intestinali. In altro caso favoriscono le infiammazioni. Nell'altro caso invece la tolleranza ai batteri intestinali sia grazie a una risposta antinfiammatoria efficace e controllare, sia per effetto di barriera della mucosa intestinale che impedisce la retrodiffusione di microrganismi negli strati sottostanti degli epiteli di rivestimento, e sia soprattutto per la riduzione della risposta infiammatoria mucosale. E questo delicato equilibrio tra le componenti batteriche e i meccanismi di protezione dell'ospite può essere alterato da fattori genetici e da fattori esogeni che aumentano la permeabilità della mucosa intestinale e riducono la produzione di molecole immunosoppressive, alterando la composizione della microflora intestinale e permettendo così la cronicizzazione dell'infiammazione. Capito questo, noi dobbiamo ridurre tutti questi fenomeni di iperstimolazione bloccando l'attività delle molecole proinfiammatorie, accelerare i processi di guarigione. Ecco che noi cerchiamo un ambiente neutro, basificante, l'utilizzo di antinfiammatori, somministrare praticamente dei probiotici, ma soprattutto l'efficacia praticamente della terapeutica dei probiotici rappresenta oggi un momento molto importante. E quindi i probiotici possono manifestare funzioni differenti. La miscela a base di lactobacilli, lo ricordiamo ancora, acidophilus e salivarius, impediscono l'adesione e l'attecchimento delle specie enteropatogene alla mucosa conica, mentre le miscele di bifidobatteri aumentano la capacità adesiva e viscoelastica del muco colico, impedendo la colonizzazione intestinale da parte degli enteropatogeni, e inoltre stimolano la produzione e la sintesi di vitamine del gruppo B e mostrano un'azione antinfiammatoria e antineoplastica. Quindi dobbiamo ricordare questa importanza nel trattamento delle forme praticamente quindi di infiammazione cronica di grado lieve moderata che noi andiamo praticamente a trattare è importantissimo, soprattutto quando poi trattiamo il quadro artropatico in grado lieve e lieve moderato, che di solito prevede l'utilizzazione della mesalazina e dei FANS. Praticamente nelle fasi invece più avanzate di riutilizzazione il prednisone, nei gradi più severi praticamente o nelle forme moderate che non rispondono alla mesalazina, addirittura gli immunosoppressori come l'azatioprina e il farmaco biologico infliximab, che praticamente possono detestare praticamente dei quadri diciamo molto gravi che per fortuna difficilmente sono si manifestano. Quindi dobbiamo dire che quindi l'importanza di manipolare il microbiota intestinale attraverso probiotici o addirittura i trapianti di microbioti fecali nel trattamento delle malattie reumatologiche sta ponendo l'accento sull'importanza appunto di questo approccio terapeutico combinato, riconoscendo l'importanza dell'interazione tra l'ospite e i microbioti intestinali. Con questo penso che i risultati possiamo dire che oggi si sono ottenuti in questi studi che si vanno sempre più effettuando e portando avanti, che hanno soprattutto evidenziato un miglioramento nell'analisi post-trattamento con i parametri come VOMAC score, PCR, VES e leucociti e con una significatività statistica notevole, sembrano essere oggi praticamente i presupposti importanti, soprattutto l'elemento comune alla base dell'insorgere delle malattie infiammatorie intestinali, a cui poi si associano i quadri di artropatie infiammatorie, è il quadro disbiotico che noi dobbiamo assolutamente praticamente contrastare e trattare in maniera praticamente da evitare qualunque insorgenza. La disbiosi infatti ha un ruolo fondamentale nello sviluppo delle artropatie infiammatorie e soprattutto tutta la letteratura ci informa che il dismicrobismo intestinale è anche chiamato in causa in una moltitudine di malattie che non hanno stretto rapporto soltanto con le malattie infiammatorie. Quindi quando noi abbiamo, cioè non ci deve essere per forza una malattia infiammatoria intestinale, ma basta un dismicrobismo intestinale, cioè una disbiosi, a portare in causa malattie autoimmuni, malattie reumatologiche
e soprattutto malattie endocrine. Si sta sviluppando quindi una convinzione sempre più crescente che interviene nel mantenimento della stabilità eubiotica intestinale con la somministrazione di speciali miscele, che rappresenta quindi questo un nuovo strumento terapeutico finalizzato al trattamento e magari anche alla prevenzione di notevoli moltitudini di patologie intestinali e sistemiche. Questi studi stanno praticamente suscitando grande interesse, grandi e notevoli prospettive terapeutiche di miglioramento, sia non solo in campo internistico ma anche in campo ortopedico. Quindi dobbiamo ormai avere chiaro che la disbiosi, che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'artropatia, non è soltanto alla base di questa patologia e delle infiammazioni croniche infiammatorie dell'intestino quale la rettocolite ulcerosa o il morbo di Crohn, ma è chiamata in causa anche in malattie autoimmuni, reumatologiche ed endocrine, e quindi non dobbiamo sottovalutare l'importanza di assumere regolarmente miscele probiotiche in cui troviamo bifidobatteri, Enterococcus faecium, lattobacilli, ove siano presenti l'Acidophilus e il Salivarius. Con questo spero praticamente di avervi arricchito ancora, diciamo, di quelle che sono informazioni utili. Vi ringrazio, auguro a tutti un buon Natale e mi sembrava opportuno approfondire il discorso praticamente dell'aspetto dell'importanza di avere un ambiente intestinale ideale, una popolazione, un microbiota intestinale ideale, quella che chiamavamo una volta la flora batterica intestinale, che è alla base dell'equilibrio globale del corpo, ma potrebbe essere il fattore causale, l'agente causale o comunque scatenante l'insorgere di malattie sistemiche che possono colpire le articolazioni, possono colpire il sistema endocrino e quant'altro. Grazie, ancora grazie e buon Natale a tutti.